per arrivare a C'è questa... da dire una cosa, adesso, giusto lodare la campagna acquisti di tanti prestiti. Non esageriamo però, i prestiti sono importanti, mi hanno sempre detto guarda che intanto, ed è giusto, ci aiutano a vincere e ci aiutano ad andare in Champions League, mi dicevano. E poi vediamo, e con Tomori è funzionata. C'è da dire che il grande giocatore in prestito, difficile che ti arrivi, a meno che ci siano le opportunità di fine mercato, non lo so, Ziyech, però sono giocatori che prendono 6, 7, 8, però, e trovare una squadra che... Più che altro l'hanno anche pagato tanto. O tutto che te lo presta e ti paga anche l'ingaggio, è difficile. Anche perché i giocatori in prestito ti possono sì dare una mano, però anche dall'altra parte ti abitui comunque ad averli, no? Abbiamo visto con Brahim ad esempio Dalot, e poi fai fatica. Lo so, però hai ragione, però è un po' il bello e il brutto del prestito, però il ragionamento, intanto se con 3-4 prestiti vinciamo il campionato, Vabbè, poi benissimo. poniamoci il problema dopo, cioè, capisci? Assolutamente. Quindi questa è un po' la situazione. Mi ha stupito un po' la voce su Dalot perché pensavo fosse... Anch'io, pensavo anch'io, ma anche da parte del Milan un po' non ci serve tanto. Solo che obiettivamente ha segnato un grande gol a Verona e ha giocato un europeo under 21 splendido. E adesso è convocato con la nazionale maggiore, abbiamo visto appena le foto, perché Cancelo appunto non Poi- potrà partecipare. Poi autorevole, bravo sul piano tecnico, cioè Maturo. da grande giocatore. Sì. Ecco perché bisogna vedere il Manchester. Al Manchester è andato là perché l'ha voluto Mourinho, non che l'abbia voluto la dirigenza del Manchester. E adesso devono valutare. Però anch'io ero abbastanza pallido rispetto all'eventualità Dalot. Ho visto un grande europeo, sarei molto contento fosse qua, perché ormai è diventato un giocatore maturo. Se riusciamo a strappare un diritto di riscatto a una cifra umana, rischiamo di avere 4 bei terzini il prossimo anno. Anche perché sono ruoli e questioni a cui non devi pensare se le sistemi così. Ovvio che puoi sempre puntare a qualcosa di meglio, però il Milan ha speso... Cioè, ecco, io sono per esempio, quelli lì per me sono prestiti ideali. Sì. Brahim Diaz prestito ideale, però il 10, il 7 a laterale non deve essere un prestito, no. deve essere un bel giocatore. Anche perché magari... E d'altra parte, d'accordo la sostenibilità, d'accordo che abbiamo un bilancio sotto di diverse decine di milioni. Ok, però voglio dire, spero proprio che tutti i soldi che sono arrivati dal secondo posto, dalla Champions League, io non dimentico che c'erano anche dell'anno scorso quelli di settembre, insomma che qualcosa poi si metta, insomma. Anche perché se poi li risparmi con questi eventuali prestiti, puoi dedicarli Sì, e poi sai, risparmiare, ma perché il prossimo anno, attenzione, Spalletti al Napoli, Sarri alla Lazio, Allegri alla Juventus, Inzaghi che sembra un buon... L'Atalanta è l'Atalanta. C'è concorrenza, diciamo. Cioè non è che sia una passeggiata, cioè il Milan ha già fatto una grande impresa quest'anno, però non puoi giocare con gli stessi giocatori, no. Con un altro Meite come quinto, un Tonali che speri possa migliorare, un Ibrahimovic che non sai come sta il ginocchio, e il Rebic, Leao che Leao sarà a destra se ne me chiede. Un grande interrogativo. Sempre totale. Sempre. Quindi devono essere un po' più forte dell'anno scorso, ma se hai Dalot e Firpo va bene, se hai un simil Meite per completare il reparto, se là davanti c'è Ibra, Giroud e non vai oltre, è difficile ripetersi. Ma anche perché ci scrivevano i nostri ascoltatori in questi giorni, è vero che devi giocare la Champions League, ma ti devi anche riqualificare in Champions League. Ma il Milan deve costruire una squadra che siamo fra i primi 4 sempre lottando per il primo posto. Sì, in maniera magari un po' più tranquilla di quest'anno che è stato... Ma è stato tranquillo per 3/4, poi agitata alla fine. E quindi questo che voglio dire è... io sono sempre del parere, 3 o 4 prestiti, un buon acquisto e un gioiellino l'anno. Sì. Cioè non è che
devo prendere 4 Tonali, devo prendere, non lo so io, 4 Wijnaldum, però il gioiellino uno all'anno, sai, incomincia a averne uno bravo, l'anno dopo un altro bravo, cioè, e allora la squadra nel giro di 3 o 4 anni è una grandissima squadra. Sì, devi fare, diciamo, un percorso a piccoli passi, però qualcosa, uno sì. Uno, due, uno bravo, anche 2. 1,5, cioè uno bravo e 2 acquisti corposi, cioè poi chiaro, poi ci saranno le opportunità di mercato, quindi base 3 o 4 prestiti, un paio di giocatori diciamo normali, poi un buon giocatore e il gioiellino. Io sono per questo, quindi sono diciamo cose da 50-60 milioni, ma con qualche cessione, con quello che arriva in Champions, certo. Se però questi soldi ci servono solo per far scendere il bilancio, no. Una volta che siamo a 0 di bilancio possiamo abbracciarci e fare i cori, però poi non so il Milan dove sia. E poi un'altra cosa, pensiamo sempre agli acquisti, e però mi sembra che a livello di lavoro sul fatturato, un po' per la pandemia, ma in generale, lo dicono tutti, le prime 10 squadre di Champions League sono le prime 10 di fatturato, è lì che bisogna spingere indipendentemente. Sì, perché se ti indebolisci per migliorare il bilancio, poi è un cane che si morde la coda. Sì, abbiamo esatto. visto all'epoca. E allora fai fatica a trovare degli sponsor perché non sei in Champions League, quindi sì, a volte gli investimenti non sono fini a se stessi, ma producono ulteriori investimenti. Se guardiamo solo, abbiamo preso 4 giocatori meno 70, oh Dio mio, ma magari quei 4 giorni fanno andare in Champions League e arrivare 3 sponsor e diventano meno 30. Sì, è un investimento che poi ti rende dopo, invece al contrario rischi che poi torni indietro, che è peggio. Esatto, e dopo è dura. Tra l'altro volevo farti una domanda perché stamattina a casa Milan c'era Marco Branca. Sì, ho letto. E si è parlato di 3 nomi, che sono Ikoné, Lovro Mayer e Timothée Bakayoko, che è una nostra vecchia conoscenza. Allora, per Ikoné mi sbilancio. Napoli-Otranto, no. No. L'avevo già chiesto qualche tempo fa. Sembra, sai che sono cauto, sembra non convincere sul piano, diciamo, più che tecnico, proprio in generale sulla testa del personaggio giocatore. In totale, quindi. Ecco, un personaggio un po' così, ecco. Bakayoko come quarto centrocampista potrebbe andare bene. Costi, se tu mi dici che Bakayoko costa 25 milioni, no, parliamo d'altro. E d'altra parte non credo che te lo tirino dietro a 5. No. Adesso Bakayoko è tornato, di chi è? Sai che è del Napoli oggi? Credo di sì, aspetta che vado a controllare perché ha avuto una vicenda un po' particolare. Cioè il Napoli l'ha preso, proprio l'ha acquistato? No, centrocampista del Chelsea. Quindi avanti, scusate parole, avanti Indré. Sì. Allora, posso dirti una cosa? Che il Milan vada a discutere col Chelsea, escludilo. Lo credo anch'io. Niente, adesso Giroud si arrangerà lui a parlare con Però come quarto non sarebbe male, visto... Sì, ma devi andare là. Ma il Chelsea è cioè è come se tu dici, io vado solo da bulgari. Chiaro, ci sono dei bellissimi gioielli, ma... Anche perché abbiamo visto quanto abbiamo speso ieri. Perché la notizia dell'ufficialità di Tomori è arrivata ieri, tutti felicissimi, però Tomori, il Milan ha speso una cifra importante. Doveva spendere 28, continuavo a leggere, chiede dilazioni. E sono 28. No, ma mi avevano sempre detto, Tomori, mandi il bonifico. Hai la fortuna che quando mandi il bonifico è tuo. Però mi scrivono che è l'ultimo anno di contratto con il Chelsea, quindi magari ecco, riesce ad avere un qualche sconto. Giunti a questo punto, dico a Bakayoko di non fermarmi e io lo prendo a 0, perché sono solo gli altri che prendono i giocatori a 0 e non lo so. Noi non possiamo. Non lo so, lo prendi e gli dici ti diamo 4 milioni e mezzo e Bakayoko credo che sia ancora relativamente giovane, è l'età. Bakayoko è 94, quindi ha sui 27. 28 anni il prossimo anno. Sì.
se non ha una richiesta come quarto centrocampista potrebbe andare bene. Sì. Non ha fatto un campionato straordinario. No, direi che ci si aspettava qualcosina in più, soprattutto Sì, con a me Gattuso. poi questo è un giocatore che, salvo quei 2 o 3 mesi finali con Gattuso, non è che mi abbia fatto mai impazzire. Senza infamia, senza lode anche per me, devo dire. Ma abbiamo una chiamata in linea, pronto? Buon pomeriggio, un